buongiorno, che freddo questa notte. Buongiorno a tutti. Sì, freschino, però il riscaldamento è funzionato perfettamente. Per fortuna, quindi siamo stati benissimo dentro, ovvio. Fa fresco, 1750 metri d'altezza. Però già adesso col sole si sta scaldando notevolmente. Si sta decisamente meglio. Sail Ironic dove vi porta nel punto più alto di Gran Canaria, all'altezza del Pico de las Nieves, la vetta che domina completamente l'isola. È esattamente al centro, raggiunge i 1949 metri di altezza. E da qui si domina e si vede a 360 gradi l'intera isola. Purtroppo in basso ci sono un po' di nuvoli, quindi non si vede completamente, ma abbiamo anche comunque una splendida vista sul Teide, che è la vetta più alta di Tenerife e di tutta la Spagna, proprio là di fronte. Posto spettacolare, siamo sul vetta di Gran Canaria. Veramente spettacolare questa terrazza sull'isola praticamente, perché a 360 gradi si può vedere dal picco direttamente tutta l'isola. Fantastico, si vedono anche le dune di Maspalomas là in fondo. Il bello di quest'isola è che si passa rapidamente dal mare, dalle spiagge, dalle dune di Maspalomas, e in pochi minuti, in poco tempo, si arriva facilmente sulle montagne. E qui siamo esattamente nel centro dell'isola, vicino al Picos de las Nieves, quasi a 2000 metri, e siamo circondati da barranche, da vallette continue che si susseguono una all'altra. Siamo a Terror, dove c'è una delle fonti d'acqua più importanti di tutte le Canarie. Mauro è contento perché siamo andati alla Casa del Perfume Canario, dove pare facciano il profumo da molte generazioni, e ha vinto diversi premi, e ne abbiamo presi 2, una a testa. 1872.
E in questa giornata uggiosa un po' di spesa si fa imperiosa. Al Mercadona facciamo la spesa, che da altre parti è sempre contesa. giornata, o meglio, qualche ora la dedichiamo alla visita della splendida cittadina di Arucas. Guardate che meraviglia la chiesa, andiamo a visitarla. Qua c'è tutta la storia di come si arriva a queste pietre e soprattutto come è stata fatta anche la chiesa. Si parte dal cabuchero, che è colui che inserisce le zeppe per poter rompere le pietre, si prosegue con il repartitor, che è colui che invece proprio arriva a rompere le pietre, per proseguire con l'entallador, che è colui che prepara la pietra, e il labrante, che è colui che leviga la pietra, per terminare il lavoro con il taista, che è colui che rifinisce il lavoro dando poi la forma alla pietra stessa. Ecco, praticamente con il lavoro descritto nel bassorilievo precedente è stata costruita questa chiesa gotica, e la caratteristica, essendo questa pietra vulcanica, è nera, grigio scuro. Questa chiesa è stata iniziata a costruire nel 1909. La peculiarità di questa chiesa è che sono state utilizzate queste pietre vulcaniche che hanno caratterizzato tutto il paese di Arucas. Infatti adesso lo vedremo passeggiando per il paese. E questa che abbiamo appena visto, che purtroppo oggi, essendo sabato, è chiusa, è la distilleria Areucas, dove producono uno dei più famosi rum delle Canarie. La Areucas è famosa per il rum normale, e soprattutto qua alle Canarie è molto ambito e piace tantissimo il rum miel, un rum dolcissimo con del miele. Altra tappa di oggi, il paesino di Firgas, il paese dell'acqua. Ed infatti noi a bordo di Carletto beviamo sempre acqua Firgas, che la si trova semplicemente al supermercato. E questa scalinata è chiamata il Paseo de Canarias, perché ogni gradino è presente un'isola diversa, una raffigurazione delle 7 isole Canarie. E questa è la rappresentazione invece delle 8 isole piastrellate
tutte assieme, come sono disposte. Si vede Tenerife là sullo sfondo. Non si vede il Teide perché è un po' coperto dalle nubi. Gran Canaria, come ci ha detto una bella ispirazione ieri un ragazzo italo-tedesco, è un piccolo continente, davvero particolare. Cambia completamente il clima da nord a sud, dalle montagne, il sud molto caldo, molto torrido, il nord umido, anche adesso c'è nuvolosità, quindi vegetazione molto rigogliosa e molto molto abitata. 900.000 abitanti in tutta l'isola, che non sono pochi. La densità di popolazione è decisamente elevata. Assomiglia a un misto, almeno la parte nord, in parte assomiglia alla Liguria, alle montagne della nostra cara amata Liguria, e in parte anche alla Sicilia. E questa è la canalizzazione che è stata costruita molti anni fa, dove al momento acqua non ci passa. È costruita sotto la strada. Siamo tornati a Sardina, del Nord. questo piccolo borghetto che ci piace, ci siamo già stati, e anche il parcheggio è qui dietro di noi, ci sono altri camper, si sta bene sul mare. Comodo, tranquillo e per un genovese, cosa importantissima, gratuito. Quindi siamo qui più che altro perché domani volevamo fare discendere lungo la costa ovest dell'isola. C'è una bellissima strada di montagna che costeggia le ripide scogliere e vogliamo farcela con calma, e quindi per la notte non volevamo scendere troppo a sud. Abbiamo deciso di fermarsi qua, così domani avremo tutto il tempo per fare questa bella strada. Intanto godetevi questo spettacolo di tramonti. Il sole ormai è calato e anche per questa sera noi vi salutiamo.
Mauro è andato a farsi qualche foto del tramonto qui fuori. Io mi sto rilassando, facciamo un piccolo aperitivo e stasera siamo qua tranquilli. Quindi buonanotte a tutti e ci vediamo domani per continuare le avventure di Sail Ironic in Gran Canaria. Eccoci qua, buongiorno anche per oggi. Buongiorno a tutti. Lasciamo anche Sardina del Nord. E adesso andiamo lungo una strada che è particolarmente bella e spettacolare, che farete assieme a noi.